Da alcune settimane ci troviamo in Svizzera, soggiornando in un campeggio sulle rive del lago Lemano. Siamo qui, in questa località, per motivi di lavoro e oggi abbiamo deciso di condurvi in un breve tour del campeggio e dell'ambiente circostante. Il lago Lemano, o lago di Ginevra, è il più grande lago d'Europa occidentale, con una superficie di 582 km². Situato tra Svizzera e Francia, ha sponde con città affascinanti come Ginevra e Montreux. Il lago è famoso per gli sport acquatici, la sua bellezza naturale e le cantine vinicole locali. Le vigne di Lavaux, che circondano il lago Lemano, sono un sito del patrimonio dell'umanità UNESCO. Queste vigne terrazzate offrono un panorama mozzafiato e sono rinomate per la produzione di vini di alta qualità. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à nous baigner dans le lac. È arrivato il nostro nuovo mezzo di trasporto per andare a lavoro perché siamo lontani dal campeggio e almeno abbiamo la possibilità di muoverci con questa nuova bici. On essaie de l'emmener comme ça. Oh, je vais essayer de le mettre en diagonale. Nel corso dei nostri anni di viaggio abbiamo sempre portato con noi le nostre classiche biciclette. Naturalmente, quando si tratta di spostarsi per piacere, il ciclismo non è affatto un peso. Tuttavia, se dobbiamo andare al lavoro ogni mattina, diciamo che le biciclette elettriche sono decisamente più confortevoli. Prima marca, Vuelgo. Ah sì, Per poterli ritirare. poterli salva spazio. Non è proprio il posto ideale per montarla, però comunque siamo nell'erba, quindi non c'è pericolo di rovinare la bici. E più che una bici sembra una moto, perché è veramente talmente massiccia e fatta veramente bene, visto. Com'è? Siamo quasi, almeno sembra che sia una bici. Cioè che è più una moto che una bici. Anche proprio i componenti sembrano molto più da moto che da bici. All'interno della scatola ovviamente danno il manuale delle istruzioni e tutte le chiavi necessarie per il montaggio della bici. Sto montando aspetta che mi manca una chiave. Sto utilizzando il tutto in dotazione per montare la lucina anteriore. Oggi, come potete notare, c'è brutto tempo, però siamo di riposo, quindi abbiamo approfittato per fare un po' di lavori al computer e altre cosettine che durante la settimana non riusciamo a fare. Adesso ci troviamo a pochi metri dal campeggio, e che c'è un porto tra l'altro attaccato al campeggio, e io non ero ancora riuscita a venire qui, quindi sono felice di esserci Finalmente riuscita. siamo un po' più rilassati da ieri a oggi. Da ieri. Da ieri siamo un po' più tranquilli, abbiamo ancora un po' di lavoro, però molto meno stancante, molte meno ore, quindi ci possiamo anche godere un po' i dintorni. E ovviamente vi faremo fare un giro qua attorno perché è molto bello. Molto naturalistico, molto tranquillo. Sì, A parte il treno che passa proprio a picco sul lago, che però è suggestivo. andando sul treno è suggestivo. Noi abbiamo preso il treno, è bellino comunque avere sempre la vista sul lago, è molto bello. Dietro di noi c'è una tempesta di pioggia verso il Valais che è veramente impressionante, si può vedere da qua l'acqua che sta scendendo. Che poi è assurdo perché noi da questo lato siamo Svizzera, mentre dal lato di fronte è Francia, cioè Evian, Sì. che penso che
Comunque a 7 è abbastanza, km all'incirca. è abbastanza conosciuto perché è proprio lì che c'è la fabbrica, l'industria Evian dell'acqua, tutte le sorgenti. Come vedete alle mie spalle c'è questo modello della Engwe che si chiama X20. Tra l'altro della serie X ci sono altri due modelli, la X24 e la X26. Noi abbiamo optato per la 20 per il semplice fatto che è più piccolina quando viene piegata e quindi più facilmente trasportabile nel nostro caso. Inoltre tengo a precisare che questa serie è un'edizione limitata e in questo momento si può trovare un'ottima offerta sul sito Engwe. Ripeto, è da un po' di tempo che la stiamo utilizzando e siamo veramente soddisfatti perché è una bici elettrica, quindi è possibile pedalare con questa bici, però ha un motore veramente importante, un motore di 750 watt con un picco di 1000. Ciò permette veramente di raggiungere una velocità elevata, cioè vuol dire che si possono raggiungere luoghi in poco tempo. Ha 3 modalità, quindi la modalità eco, la modalità normale e la modalità sport. Ovviamente, come dicono le parole stesse, eco è un po' più rilassata, normale è una via di mezzo e sport è la velocità massima che può raggiungere la bici elettrica. La cosa bella è che il motore si aziona dopo un paio di pedalate che si fanno, però si ha anche una levetta per poter andare come una moto, quindi direttamente schiacciando la levetta che aziona il motore elettrico che si trova sulla ruota posteriore si può andare appunto come una moto senza dover pedalare. Come potete vedere la bici è con 3 ammortizzatori, cioè quindi triammortizzata, ammortizzatori posteriori che sembrano veramente ammortizzatori di una moto, ammortizzatore centrale e pedali Welgo, quindi hanno investito su prodotti comunque conosciuti per andare a inserire elementi a parte come per esempio i pedali della Welgo e il cambio Shimano automarce. Essendo in 2 appunto noi abbiamo la necessità di avere 2 veicoli per poterci spostare in modo semplice e veloce senza aver da andare, come abbiamo già detto, a fare ulteriori documenti per una moto, un'eventuale moto, quindi questa è veramente una soluzione ottima di qualità e che ci permette veramente di fare tanti chilometri, perché possiamo arrivare a fare 150 km in modalità normale, che quando devi spostarti vai un po' più veloce, quindi hai meno autonomia ma comunque un'ottima autonomia. Freni a disco idraulici, infatti come avete potuto vedere la frenata che ho fatto quando sono arrivato frena benissimo. È davvero una mini moto per potersi spostare in modo semplice e veloce. Tra l'altro è pieghevole, noi abbiamo scelto il modello da 20 per poterla piegare e che occupasse il meno spazio possibile. Infatti la nostra idea è di andarla a installare sopra la ruota di scorta quando andremo a mettere la ruota di scorta. La cosa molto importante di questo modello è che ha 2 batterie, la prima si trova qua nel telaio centrale e la seconda è sotto il sellino, quindi questa è la seconda batteria che si può azionare dal momento che la prima batteria è a 0, si può semplicemente schiacciare questo pulsante che c'è sotto il sellino per azionare la seconda batteria e ovviamente se è carica al 100% si ha una nuova carica del 100%. Anche di notte si può viaggiare tranquillamente, noi infatti l'abbiamo usata da un mese a questa parte anche di notte rientrando dal lavoro e ha un faro anteriore molto luminoso che si accende automaticamente, quindi quando ha un sensore di buio quando si accende la bici al buio il faro si accende automaticamente. Dove siamo? Assurdo oggi, vero? Sembra un mare. Il movimento che c'è sembra davvero un mare. Che bello, tra un po' si rientra. Quasi finita questa avventura. Fatta. Passeggiata fatta, adesso si ritorna in camper. Contento? Sembra di avere una moto, è troppo bello, è troppo divertente. Va veramente forte ed è in modalità normale, se metto la modalità sport va ancora di più. Alla fine non sta piovendo, quindi ne approfittiamo e vi facciamo fare anche un giro del campeggio, vero? Eh sì. Oggi la giornata però non è delle migliori, tutto grigio, però ha fatto da quando siamo arrivati del tempo, quindi qui c'è Ok.
la reception. Allora adesso vi facciamo vedere appunto, quindi lì c'è la reception, lì ci siamo noi e qua c'è l'accesso direttamente alla spiaggetta e al porto. Quindi questo è tutto campeggio. Poi qua si accede alle aree comuni. Alle pale questa per andare avanti, lo sai? Delle pale che girano. Sai che sono anche antiche, le vedi le pale dove c'era scritto a Montreux come girano? Eh sì, sono antiche comunque come. Ma c'è uno nuotando lì, se non sta attento, no? Pericoloso. Arrivati e qui sotto ci sono i bagni con lavatrice, docce, eccetera eccetera. Questo campeggio è piccolino ma è molto bellino e rimane molto familiare. Tra l'altro il gestore Giulio è italiano, troppo simpatico e super disponibile. Questa è stata una cosa, diciamo che un punto in più a favore di questo campeggio, anche perché ci è venuto incontro